Buongiorno amici, carissimi, bentornati. Allora continuiamo con le nostre video lezioni sugli anni venti insieme alla mia piccola grande gattona Sofì. Non mordere, Sofì, anche quest'oggi non vuoi stare con me, aiutarmi. Continuiamo a parlare degli anni venti parlando del mondo non occidentale, dei paesi non occidentali, compresa l'India, i paesi arabi, la Cina, il Giappone. Vi ricordo che Tolandus Redivivus non insegna soltanto la storia dell'Occidente. Tolandus Redivivus si occupa di tutte le civiltà del mondo. Sofì, non vuoi aiutare? Non vuoi aiutarmi neanche oggi? Ne vuoi andare? Guardate com'è bella la mia gattona Sofia. Allora non mi vuoi aiutare neanche oggi? Ti avevo dato da studiare le pagine sulla Cina. Le hai studiate? Lo sai che in Cina ti mangiano? Lo lasciamo andare, forse è meglio così. Parliamo prima di tutto della Turchia. Questo l'abbiamo fatto già in parte quando abbiamo trattato le condizioni di pace nella conferenza di Parigi dopo la prima guerra mondiale. Ricordate? La Turchia ancora non si chiamava Turchia, c'era l'impero ottomano. Nel 1920 l'impero ottomano sconfitto subisce le gravi clausole del trattato di Sèvres. Questo l'abbiamo già spiegato parlando dei trattati di pace della prima guerra mondiale. La sconfitta nella prima guerra mondiale fu l'occasione per una rivoluzione in Turchia. La rivoluzione fu portata avanti da Mustafa Kemal, detto Atatürk, ovvero il padre dei turchi, nel senso del padre della Turchia moderna. In realtà lui era un movimento che si chiamava Giovani Turchi. I Giovani Turchi già nel 1908, Atatürk e i Giovani Turchi avevano riuscito a ottenere una costituzione più o meno liberale dal sultano. Atatürk voleva modernizzare l'impero ottomano, voleva far diventare l'impero ottomano, la Turchia, simile ai paesi occidentali. L'impero ottomano ormai era in forte declino. Atatürk si oppone alle dure condizioni del trattato di pace di Sèvres del 1920 e lancia una vera e propria rivoluzione. Dal 20 fino al 1922 viene portata avanti una rivoluzione nazionale contro l'ultimo sovrano dell'impero ottomano, un sovrano molto corrotto, si chiamava Maometto VI. Questo è l'ultimo sovrano della storia secolare dell'impero ottomano. Nel 1922 Maometto VI viene cacciato. Atatürk combatte sia nei territori orientali dell'Anatolia sia ad occidente, per esempio in corrispondenza degli stretti Bosforo e Dardanelli. Prima di tutto nel 1922 l'impero ottomano finisce di esistere e si trasforma in Turchia, nell'attuale Turchia. La Turchia alla base appunto della Turchia moderna. Atatürk diventerà il primo presidente della Repubblica Turca. Atatürk fa delle riforme nel senso occidentale del termine. Vengono dati dei diritti civili anche alle donne, che da ora in poi non sono più obbligate a portare il velo, a indossare il velo islamico. La Turchia diventa un paese laico e a garanzia del laicismo ci sarà sempre l'esercito. Adesso purtroppo o per fortuna questo non esiste più in Turchia, però Atatürk aveva davvero formato un esercito laico che ha sempre combattuto l'islamismo, l'integralismo islamico, e quando accadeva che qualcuno in Turchia volesse reintrodurre l'integralismo islamico, l'Islam conservatore, l'esercito turco ogni tanto faceva un colpo di stato per buttarlo giù. Quindi non era propriamente una repubblica democratica, era una repubblica in cui l'esercito esprimeva automaticamente alcuni ministri ed è sempre
sempre stato il garante, sin da Ataturk e nei decenni successivi, del laicismo della Turchia. Adesso con Erdogan le cose non stanno più così, l'esercito è sottomesso a Erdogan, al presidente, ma prima non lo era. Ataturk decide di fare delle riforme di occidentalizzazione. Una celebre: Ataturk introdusse l'alfabeto latino al posto dell'alfabeto arabo. Prima si scriveva con l'alfabeto arabo il turco, quindi non capivamo niente. Ora prendete un giornale turco, potete leggere anche se non capite niente. Quindi a partire da Ataturk si scrive il turco, la lingua turca, in alfabeto latino. Inoltre Ataturk ottiene tra il 22 e il 23, e anche questo l'abbiamo visto parlando dei trattati di pace della Prima Guerra Mondiale, la revisione del trattato di pace di Sèvres. La nuova Turchia nazionalista dei giovani turchi e di Ataturk ottiene dalle potenze occidentali, da Francia e Gran Bretagna, dalla Società delle Nazioni, il recupero di Armenia e Kurdistan, che vi ricordate erano state dichiarate, la prima l'Armenia indipendente, il secondo il Kurdistan autonomo, nei territori orientali della Turchia al confine dell'Unione Sovietica. Anzi, nel 1922 l'Armenia e il Kurdistan turco erano militarmente occupati dall'Unione Sovietica, dall'esercito della Russia bolscevica. Ataturk invece li ottiene indietro, poi riesce a cacciare con una vera e propria guerra i greci dalla zona di Smirne, che vi ricordate era stata assegnata ai greci, e qui si parla addirittura di genocidio greco dopo il genocidio armeno, e di cacciare anche i francesi e gli inglesi dagli stretti Bosforo e Dardanelli. La Turchia di Ataturk riconquista il controllo degli stretti, riesce addirittura a rioccupare un pezzo di Tracia, sapete, quel pezzettino che la Turchia possiede nel continente europeo, nei Balcani, un pezzettino di Tracia che aveva perso dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi la formazione della Turchia moderna e il recupero di numerosi territori da parte di Ataturk è una cosa molto importante. Abbiamo già notato, ma lo ripetiamo, che Ataturk fu il primo a riuscire a rovesciare l'ordine di Versailles, cosiddetto, anche se ovviamente il trattato di Versailles era con la Germania, il trattato che riguarda la Turchia, l'abbiamo detto, è il trattato di Sèvres. Comunque si dice in generale l'ordine di Versailles, il trattato di Versailles, cioè tutte le decisioni prese, imposte dai vincitori dell'intesa durante la conferenza di Parigi nel 1919-20, dopo la Prima Guerra Mondiale. Ataturk riuscì a violare impunemente il trattato di Sèvres, a riprendersi i territori, e Francia e Gran Bretagna furono sconfitte e non fecero assolutamente niente. Quindi attenzione, i trattati della Prima Guerra Mondiale furono violati impunemente per la prima volta da Ataturk, già subito dopo, nel 22-23, subito dopo i trattati di pace. Non è vero, come molti dicono, che Hitler sia stato il primo negli anni 30 a violare i trattati, l'assetto di Versailles. Vi era stato già Ataturk, e Francia e Gran Bretagna non fecero nulla. Per rispondere a questo avrebbero dovuto riaprire una guerra contro la Turchia, ma non vollero farlo. La Società delle Nazioni, sin dall'inizio, ricordate, era soltanto uno strumento di Francia e Gran Bretagna. Si mostrò debole, si mostrò inetta, incapace nei confronti della revisione forzata del trattato fatta con la guerra da Ataturk. Quindi Hitler aveva già un esempio, aveva già una dimostrazione della debolezza di Francia e Gran Bretagna e della Società delle Nazioni. Molto prima di Hitler, dunque, Ataturk aveva violato l'ordine di Versailles, e quindi Hitler pensò per un certo tempo, purtroppo avendo ragione, di poter violare anche lui i trattati, riarmare l'esercito, riconquistare territori, invadere anche paesi stranieri come l'Austria, la Cecoslovacchia.
come nel caso di Ataturk, Gran Bretagna e Francia, per evitare una guerra con la Germania di Hitler, pressati dall'opinione pubblica pacifista terrorizzata di poter ripetere l'esperienza della prima guerra mondiale, non fecero assolutamente niente. Questo è un concetto importante che io ho già sottolineato parlando dei trattati di pace della prima guerra mondiale. Non fa niente, lo ripetiamo, Ataturk comunque non è in grado, ma neanche vuole probabilmente, riconquistare gli enormi territori che l'impero ottomano aveva perso in Asia perdendo la prima guerra mondiale. Gli enormi territori dell'Asia ne riconquistò alcuni, una piccola parte, ma ormai i territori asiatici erano completamente persi definitivamente. Ataturk, per segnare la differenza tra la Turchia e il vecchio impero ottomano, sposta anche la capitale da Istanbul al centro della Turchia, ad Ankara, che è ancora la capitale dell'attuale Turchia. Nel corso della prima guerra mondiale i territori arabi erano stati oggetto di attenzione da parte di Francia e Gran Bretagna. Francia e Gran Bretagna avevano favorito la ribellione dei popoli arabi in Asia contro l'impero ottomano, perché ovviamente Francia e Gran Bretagna combattevano contro l'impero ottomano, quindi Francia e Gran Bretagna aizzarono il nazionalismo arabo contro l'impero ottomano. Il famoso colonnello Lawrence, detto Lawrence d'Arabia, è stato fatto anche un film famoso su di lui. Questo colonnello inglese spinse gli arabi del vicino e del Medio Oriente alla rivolta contro l'impero ottomano durante la prima guerra mondiale. Ovviamente Gran Bretagna e Francia promisero autonomia, se non indipendenza, a questi popoli arabi che con il loro aiuto si stavano ribellando all'impero ottomano. Purtroppo però alla fine della guerra mondiale queste promesse non furono mantenute. Abbiamo già visto cos'è il sistema dei mandati, sempre parlando dei trattati di pace. Lo ripeto, molti territori asiatici tolti all'impero ottomano furono dati alla Gran Bretagna, in particolare quelli più ricchi, redditizi ed estesi, cioè la Palestina, che comprende l'attuale Israele, la Transgiordania, che è molto più grande dell'attuale Giordania, e poi anche l'Iraq, che all'epoca si chiamava Mesopotamia. Erano territori ricchi, una parte leggermente minore la fece la Francia, a cui andarono Siria e Libano. Sono comunque territori arabi molto estesi e molto importanti, persi dall'impero ottomano, ceduti a Gran Bretagna e Francia come mandati. I mandati non sono propriamente delle colonie. Un mandato che cosa vuol dire? Vuol dire affidato, affidato provvisoriamente. I mandati sono delle forme di dominazione che Gran Bretagna e Francia e anche altri paesi ottengono in vista dell'indipendenza dei territori relativi, cioè questi territori che vi ho detto, che vi ho scritto qua, affidati a Francia e Gran Bretagna come mandati, sono territori a cui Francia e Gran Bretagna avrebbero dovuto dare l'indipendenza, cioè dovevano gestirli provvisoriamente in vista dell'indipendenza. Purtroppo Gran Bretagna e Francia non fecero così, se li tennero questi territori come se fossero delle vere e proprie colonie, ma avrebbero dovuto far fronte anche qui al nazionalismo arabo. Il nazionalismo nell'Ottocento, poi il nazionalismo della prima guerra mondiale, stava contagiando anche le colonie. Le colonie volevano diventare indipendenti. D'altra parte Gran Bretagna e Francia che cosa dovevano dire alle loro colonie? Vi ricordate che Gran Bretagna e Francia nella loro propaganda, e possiamo anche credere che fosse vero, avevano combattuto la prima guerra mondiale in difesa della libertà, in difesa della democrazia, in difesa della civiltà contro gli austro-tedeschi e gli ottomani considerati, bollati come barbari, come pericolosi, e avevano detto anche agli arabi: ribellatevi alla barbarie dell'impero ottomano, noi civili e democratici inglesi vi aiutiamo. Ora le motivazioni che Gran Bretagna e Francia adducono
le motivazioni ideologiche ma anche nobili per contrastare Germania, Austria, Impero Ottomano nella prima guerra mondiale dovrebbero ovviamente riflettersi nell'arrivo dell'indipendenza anche nei paesi colonizzati. Inizialmente non è così, però comunque negli anni venti vedremo anche la Gran Bretagna e altri paesi iniziano a pensare a dare un'autonomia alle colonie, iniziano anche a pensare all'indipendenza delle colonie, la decolonizzazione, l'idea di indipendentismo si diffonde nelle colonie, nasce il nazionalismo arabo, l'Egitto, che era un protettorato britannico, si ribella, c'è una lunga ribellione dal 1919 al 1922, il nazionalismo egiziano, tant'è vero che nel 1922 la Gran Bretagna dovette concedere l'indipendenza all'Egitto. Vi era stato un movimento indipendentista molto forte, certo si trattava di un'indipendenza limitata perché la Gran Bretagna controllava ancora punti nevralgici dell'Egitto, ovviamente il canale di Suez, mica Francia e Gran Bretagna l'avevano regalato agli egiziani, ma l'Egitto era più o meno indipendente, quindi nasce l'idea e viene teorizzata da molti autori dell'identità nazionale dei paesi arabi. C'è un problema però per quanto riguarda l'identità nazionale dei paesi arabi, questa viene portata avanti a 3 livelli, lo so che può sembrare complicato. Prima di tutto c'è una vera e propria identità nazionale, cioè i paesi arabi dicono ognuno di noi deve essere indipendente separato dall'altro, per esempio la Siria separata dalla Giordania, separata dall'Egitto e si costituiscono tanti stati nazionali come in Occidente, ma attenzione, l'identità nazionale araba viene da alcuni interpretata come identità comune araba. Secondo alcuni, l'indipendenza deve avvenire a livello di un grande stato, superstato arabo, di una grande nazione araba che contenga al suo interno tutti i popoli arabi, per esempio quelli che vi ho citato, Egitto, Siria oppure Giordania, all'interno di un unico paese arabo insieme a tutti gli altri arabi. Il terzo livello è quello dell'identità islamica, cioè che ci debba essere un'indipendenza ma con la formazione di un grandissimo Stato che non comprenda soltanto gli islamici arabi, ma anche gli islamici musulmani non arabi, per esempio l'Iran, ma tantissimi, l'Afghanistan. D'altra parte il nazionalismo arabo o il nazionalismo islamico stava ottenendo dei risultati perché alcuni paesi confermarono oppure conquistarono una loro indipendenza. Nel 1925, attenzione, la Persia, che poi cambiò nome successivamente in Iran, divenne indipendente e andò al potere lo Shah, Shah cioè imperatore, in persiano lo Shah Reza, che qualcuno chiama o scrive Reza Pahlavi, è la stessa cosa, Reza Pahlavi, quindi la Persia diventa indipendente sotto lo Shah, ma anche in Arabia Saudita, in Arabia, nella penisola arabica, moltissimi territori vengono conquistati da Ibn Saud, quindi abbiamo l'embrione della moderna, dell'attuale Arabia Saudita. Nel 1926 Ibn Saud fonda l'impero del Negev, che comprende una parte dell'attuale Arabia Saudita, comprese le 2 città sante di La Mecca e Medina. Di fatto però gli inglesi continuano a controllare la penisola arabica perché gli inglesi ormai occupano quasi tutto il contorno, il confine, le coste, il confine marittimo meridionale della penisola arabica, è tutto occupato dagli inglesi, compresi stati che oggi si chiamano Oman, quegli stati meridionali al contorno. Tutta la costa meridionale della penisola arabica era occupata dagli inglesi.
quindi gli inglesi dal Mar Rosso fino all'estremità orientale della penisola arabica hanno le basi, le posizioni che consentono loro di gestire in regime di monopolio, di controllare completamente tutto il traffico marittimo dall'Europa all'Asia attraverso il canale di Suez. La via dall'Europa fino all'India, l'Oceano Pacifico, è controllata da tutte queste basi inglesi, britanniche. Per quanto riguarda l'Africa, la Germania perde le colonie che aveva in Africa. Ricordate che nel patto di Londra almeno una colonia tedesca era stata promessa in caso di vittoria all'Italia? Poi l'Italia non ebbe niente. Anche qui le colonie tedesche vengono spartite soltanto tra Francia e Gran Bretagna. La Francia si prende il Camerun e in realtà la Gran Bretagna, esattamente come nel Medio Oriente, fa la parte maggiore. Ottiene la Gran Bretagna rispetto alla Francia più paesi, perché la Gran Bretagna si prende le altre 3 colonie tedesche in Africa, quindi il Togo, la Tanzania, che all'epoca veniva chiamata Tanganyika, e il territorio che poi sarà chiamato della Namibia. 3-1 per la Gran Bretagna contro la Francia, 3 colonie ex tedesche alla Gran Bretagna e una sola alla Francia. Come vedete, territori e colonie perse da 2 degli imperi sconfitti, distrutti nella prima guerra mondiale, l'impero ottomano e la Germania, vanno esclusivamente a Francia e Gran Bretagna, non agli altri vincitori della prima guerra mondiale, non all'Italia. Nel 1919 viene fondato ufficialmente, istituito ufficialmente il Commonwealth. La Gran Bretagna trasforma il proprio impero coloniale in un'unione di paesi liberi, di paesi di fatto indipendenti, legati alla Gran Bretagna, ma per vincoli commerciali o ancora legati con procedure formali, ma in realtà il Commonwealth britannico dà un'autonomia che è praticamente un'indipendenza a moltissime delle colonie inglesi. Attenzione, non a tutte però. Ricordate, questo l'ho già detto in passato, quando abbiamo parlato del colonialismo inglese. I Dominions erano quelle colonie con forti autonomia: Australia, Canada, Nuova Zelanda, oppure Sudafrica. In fondo il Commonwealth non è altro che un ratificare una situazione che già esisteva prima. Già prima la Gran Bretagna aveva diviso le sue colonie tra paesi di serie A, i Dominions, che erano praticamente indipendenti, accettavano solo il sovrano inglese come loro capo di Stato, e tra colonie vere e proprie che invece erano duramente controllate dall'esercito britannico. D'accordo? Adesso con il Commonwealth, quelli che erano i Dominions diventano davvero degli stati indipendenti all'interno di una federazione, cioè nel Commonwealth, mentre altri restano colonie. Avete percepito qualche caratteristica in comune tra Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica? Sì, avete indovinato, sono tutti paesi bianchi, cioè in base ad una visione razzista il Commonwealth divide le colonie in colonie di serie A e colonie di serie B. Quelle che meritano, tra virgolette, l'indipendenza piena sono solo quelle abitate prevalentemente da bianchi, nella grande maggioranza da bianchi, colonie di popolamento degli inglesi, dove gli anglosassoni nei secoli si erano trasferiti, come Australia, Canada, Nuova Zelanda, oppure paesi dove, pur essendoci una maggioranza nera come il Sudafrica, avevano una forte minoranza bianca che governava, mentre i neri non avevano nessun diritto. C'era il sistema dell'apartheid, mentre le altre colonie, tantissime, il Kenya, l'Uganda, tantissime, quella più importante sicuramente l'India, restavano colonie vere e proprie. Quindi chiaramente c'è un pregiudizio all'interno di questa organizzazione del Commonwealth. Si continua a pensare che chi sia in grado di gestirsi in maniera indipendente siano solo i bianchi, mentre i popoli di colore no. Ovviamente all'interno delle colonie
non bianche. Questo non piace e vedremo che nasce un nazionalismo e un indipendentismo. D'altra parte la Gran Bretagna, come altri paesi, come avrebbe potuto negare l'indipendenza alle sue colonie quando, ricordate, la Gran Bretagna, come la Francia, avevano fatto combattere truppe coloniali sui fronti della Prima Guerra Mondiale. A Gallipoli, vi ricordate? Un'offensiva del tutto fallita contro gli stretti, contro l'impero ottomano voluta dal giovane ministro Winston Churchill. Fu tutto sbagliato, l'attacco fu, la strategia fu disastrosa, morirono moltissimi soldati di truppe venute dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dall'India, quindi sono stati chiamati in seno all'impero britannico questi coloni per combattere per la libertà, per l'Europa, per la civiltà occidentale. Come si può non concedere loro la libertà per cui sono stati chiamati a combattere? Abbiamo visto che a Gallipoli in altri posti erano morti anche degli indiani, così come la Francia aveva fatto combattere tanti venuti dalle colonie africane francesi, però all'India o alle colonie africane francesi, nonostante anche loro avessero combattuto nella Prima Guerra Mondiale, non viene data alcuna indipendenza. Tuttavia, ormai in Occidente, nei paesi democratici, in Gran Bretagna e in Francia, ormai buona parte dell'opinione pubblica si schiera spesso a favore dei colonizzati. Buona parte dell'opinione pubblica in Gran Bretagna e Francia vuole la fine del dominio coloniale, vede con simpatia, è favorevole l'opinione pubblica a dare diritti, a dare maggiori diritti ai coloni, quindi molti in Gran Bretagna, in Francia, ma anche in altri paesi, in Belgio, comunque stavano pensando di dare autonomia o indipendenza alle colonie, stavano pensando ad una decolonizzazione pacifica, anche perché ci fu un grosso dibattito negli anni venti se il colonialismo convenisse o no. Secondo molti, abbiamo già visto che queste idee erano diffuse già nell'Ottocento, secondo molti il vecchio colonialismo, il vecchio imperialismo non conveniva più, era antieconomico. Gran Bretagna, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo spendevano un sacco di soldi per occupare, per controllare militarmente queste colonie, questi territori, spese che crescevano nel momento in cui bisognava anche combattere, reprimere i movimenti indipendentisti in rivolta. Valeva davvero fare delle guerre per tenersi le colonie? Molti dicevano non conveniva il colonialismo, che fosse preferibile il colonialismo indiretto. Ricordate quello praticato dagli Stati Uniti d'America, che per esempio in America Latina, continuano a farlo anche negli anni venti, esercitavano un dominio indiretto, certe volte nell'America Latina, dal Messico al Cile all'Argentina, tutti. Succedeva che gli stati erano formalmente indipendenti, ma in realtà, ricordate per esempio quello che succedeva a Cuba, questi paesi erano formalmente indipendenti, ma dipendevano in maniera indiretta dall'economia degli Stati Uniti d'America. Quindi gli Stati Uniti d'America sembravano più furbi rispetto ai paesi europei. Gli Stati Uniti d'America avevano un colonialismo informale, indiretto, un colonialismo economico che fruttava molto di più rispetto al colonialismo diretto, militare, di occupazione di Francia e Gran Bretagna e altre potenze europee. Qualcuno scrisse, ne abbiamo parlato in un'altra lezione, che ormai la Gran Bretagna commerciava e guadagnava di più con l'Argentina, che non era una sua colonia diretta, piuttosto che col Canada, stato indipendente all'interno del Commonwealth. Il nazionalismo si diffonde nelle colonie, principalmente in India. L'India era una delle colonie più occidentalizzate, veniva formata un'elite locale con costumi e con idee fortemente occidentali, anche per via ovviamente
dello stesso colonialismo britannico che aveva fatto studiare nelle scuole britanniche molti indiani, li aveva, vi ricordate, l'abbiamo detto in passato, aveva promesso loro e mantenuto la promessa di far carriera nell'amministrazione pubblica. Questi indiani avevano studiato la letteratura inglese, erano pervasi di idee occidentali. Alcuni di loro andarono pure a frequentare le università inglesi, Oxford, Cambridge, quindi ovviamente rimasero imbevuti delle idee di democrazia liberale, dei sistemi tipici dell'Occidente. L'indipendentismo indiano si basava in buona parte sul partito del Congresso. Pensate che il partito del Congresso, favorevole all'indipendenza indiana, quindi nazionalista, indipendentista, si era formato addirittura nel 1885, prestissimo. Il partito del Congresso è un partito moderato che voleva un accordo con la Gran Bretagna, che voleva l'indipendenza attraverso delle trattative pacifiche. Però accanto al partito del Congresso in India si andavano sviluppando anche molti movimenti estremisti che invece volevano praticare la guerriglia, il terrorismo, la lotta armata contro la Gran Bretagna. Durante la Prima Guerra Mondiale, ve l'ho detto, la Gran Bretagna utilizzò truppe indiane, fece molte promesse agli indiani, disse che dopo la guerra ci sarebbe stata una politica di riforme in India, ma anche di graduale sviluppo di forme di autogoverno per arrivare in prospettiva fino all'indipendenza. Queste promesse fatte durante la guerra, come molte promesse fatte durante la Prima Guerra Mondiale, non vennero rispettate se non in minima parte, e quindi si sviluppa in India un indipendentismo. All'interno della lotta dell'indipendenza indiana diventa popolarissimo un leader induista che si chiama Mohandas Gandhi, detto anche il Mahatma. Mahatma significa grande anima, attenzione. Mahatma è solo un soprannome. Gandhi diventa un personaggio popolarissimo anche in Occidente, amato anche dall'opinione pubblica occidentale, che grazie a Gandhi inizia a simpatizzare per gli indipendentisti indiani. Gandhi era un avvocato, sarà sempre attaccato ai principi tradizionali dell'induismo, però era un personaggio fortemente occidentalizzato. Lui era un avvocato che aveva passato molto tempo in Sudafrica, che come vi ho appena detto era anch'esso una colonia inglese come l'India. In Sudafrica aveva fatto l'avvocato a favore degli indiani che vivevano in Sudafrica, che venivano maltrattati dal governo. Molti indiani erano emigrati per trovare lavoro in Sudafrica e purtroppo venivano trattati male, non avevano diritti. Solo i bianchi, ricordate, avevano i pieni diritti. Molti meno diritti avevano le popolazioni nere locali del Sudafrica e anche gli indiani venuti dall'India. Quindi Gandhi si batte come avvocato per difendere gli indiani in Sudafrica, ed è proprio in Sudafrica che inizia a portare avanti delle azioni di protesta non violente, che diventano famose anche in Occidente, che anche ora vengono praticate. La tecnica della non violenza, si tratta di forme di resistenza civile non violenta, delle forme di lotta che sono scioperi, occupazioni delle strade, forme di lotta che prevedono anche la violazione delle leggi, ma non la violenza. Non la violenza nei confronti degli avversari, degli occupanti, resistenza civile non violenta, chiamata anche disobbedienza pacifica oppure disobbedienza civile. Si tratta di manifestare e protestare senza violenza. Gandhi chiamò questa tecnica di resistenza e disobbedienza pacifica Satyagraha. La Satyagraha di Gandhi è la tecnica di disobbedienza civile non violenta. Molti pensano che Satyagraha voglia dire non violenza oppure disobbedienza civile. No, in realtà Satyagraha vuol dire tutt'altro. Satyagraha in lingua indù
vuol dire forza della verità. Naturalmente Satyagraha ha assunto anche il significato di disobbedienza civile, manifestazione non violenta, però in realtà alla lettera questa parola significa forza della verità. Gandhi quindi con le sue iniziative non violente spesso, comprendete, passivamente queste lotte non violente, passivamente i manifestanti si fanno anche arrestare o picchiare della polizia, vengono anche colpiti a morte, l'esercito inglese a volte spara, uccide molta gente, non può giustificarsi dicendo c'erano delle ribellioni, c'erano dei violenti, siamo stati attaccati, perché Gandhi organizzava le cose in modo che non ci fosse nessun attacco contro i militari o i poliziotti inglesi. Gandhi diventa un personaggio da copertina, un personaggio intervistato da tutti i giornali occidentali, viene anche in Europa in visita, un personaggio che smuove le coscienze della stessa opinione pubblica occidentale, che inizia ad avere forte simpatia per Gandhi e l'indipendentismo indiano. Famosa per esempio una delle azioni di Gandhi, la famosa Marcia del Sale del 1930, per protestare contro il monopolio inglese del sale, significava che gli indiani dovevano acquistare per forza il sale inglese. Gandhi e molti altri manifestanti andarono sulla riva dell'oceano, distrussero il sale inglese gettandolo nel mare, gettandolo nell'acqua dell'oceano. Questa è una famosa manifestazione non violenta. Non violenza, vedete, però non significa che non si procurano dei danni. Gandhi si rifaceva anche ai principi tradizionali dell'induismo, però era anche tollerante nei confronti dei musulmani o uno che non accettava la divisione nelle classi sociali. La famosa divisione delle caste in India, Gandhi contrasta tutto questo. Gandhi riesce a svegliare le masse contadine, riesce a ottenere l'attenzione e la partecipazione delle masse contadine che prima di Gandhi non erano state mai interessate alla causa indipendentista, ma il problema è quello che vi ho detto. Gandhi era induista e guidava un movimento di liberazione induista, era molto difficile per lui stabilire un'alleanza con i musulmani, cioè con l'analogo movimento indipendentista musulmano. Sapete che l'India anche adesso è metà induista, metà è di religione musulmana. Questo fu un grossissimo problema per l'indipendenza dell'India, il fatto che gli indipendentisti indù e gli indipendentisti musulmani a volte si combattevano tra loro, non andavano d'accordo. Sarà uno dei problemi, forse lo sapete, anche dopo l'indipendenza dell'India. Forse lo sapete, India e Pakistan, uno degli stati musulmani che si staccò dall'India al momento dell'indipendenza perché era a maggioranza musulmana, si combattono per il possesso del Kashmir, quindi ancora adesso purtroppo anche dopo l'indipendenza, questo è un grosso problema per la stabilità della regione. Abbiamo parlato dei paesi arabi, della Turchia, abbiamo parlato dell'India, abbiamo parlato anche di altre cose. In questa prima video lezione sui paesi coloniali, ma non solo sui paesi coloniali, sul mondo, su tutti i paesi extra occidentali, sul mondo non occidentale. Dobbiamo concludere, dobbiamo terminare con quello che accade negli anni venti nei posti del mondo al di fuori dell'Occidente, con una seconda lezione su questo stesso argomento che tratterà di Cina e Giappone, molto interessante, non perdetevi quindi anche la prossima video lezione. Vi ringrazio a tutti e arrivederci.